Una domanda che mi fate spesso è: come faccio a trovare i posti per dormire in tenda in Libera? Beh, adesso ve lo spiego. Come prima cosa, durante la fase di scelta dell'itinerario, mi guardo un po' tramite la funzione Street View le strade che andrò a percorrere. Perciò se vedo che c'è una strada sterrata che prende la tangente dalla strada principale, provo a guardarla magari da satellite e vedo se questa strada va a finire ad una casa o se questa strada è uno sterrato che continua, va in mezzo ai boschi, e quindi mi lascerebbe eventualmente un'opportunità per una piazzola di sosta dove io posso tranquillamente piazzare la tenda per una notte. Chiariamo, non faccio campeggio libero, faccio bivacco d'emergenza. Questo vuol dire che arrivo la sera al tramonto e me ne vado subito all'alba il giorno dopo. Questa cosa è molto più tollerata rispetto al campeggio, in quanto campeggio per definizione è il piazzarsi in un posto per più di 48 ore. Un'altra cosa che faccio quando magari non programmo l'itinerario o comunque sono fuori itinerario, sono andato più avanti, mi voglio fermare prima, è guardare dall'app iOverlander o Park4Night, vado nella sezione mappa, metto come filtro soltanto Wild Camping e lui automaticamente mi farà vedere tutti i posti che gli altri utenti hanno segnalato all'interno della mappa, specificando magari con foto, con descrizioni, che tipo di cosa potremmo aspettarci. Qui troveremo anche le coordinate GPS per raggiungere il posto. Se trovate voi un nuovo posto, perché no? Condividetelo direttamente sull'app, così che altri viaggiatori possano sfruttarlo. Io l'ho usato abbastanza spesso e mi sono trovato sempre bene. Molto utile anche in van, quando vado a cercare un parcheggio un po' più tranquillo rispetto ai soliti parcheggi per turisti, magari anche a pagamento. Infine, metodo infallibile, metodo che uso praticamente sempre, sono le 5, le 6 di sera e sono stanco e non voglio più continuare il giro. A quel punto inizio a guardarmi intorno, inizio a guardare se trovo strade sterrate attorno a me, se trovo dei campi magari, e a quel punto provo ad infilarmi in queste stradine. Occhio però, non infilatevi troppo in là, non andate troppo avanti o rischiate di finire in strade dalle quali non riuscirete più ad uscire, specialmente se sono in discesa, se sono molto strette, rischiate di finire in una strada in pendenza, molto stretta, senza possibilità di fare manovra, e quindi dovrete chiamare qualcuno per soccorrervi. Mi sono trovato 2 volte in questa situazione, o forse di più, e non è bello, fidatevi. Piuttosto fermatevi prima, parcheggiate la moto, andate a piedi seguendo la strada sterrata per un po', esplorate e vedete se c'è posto 1 per fare manovra e 2 per piazzare la tenda. E questo era tutto per oggi. Grazie mille per aver guardato il video, spero di avervi dato qualche buona idea per trovare un posto in cui passare la notte. Ricordatevi di lasciare un like, di iscrivervi se non siete iscritti, di attivare la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!